Berlin Zoologischer Garten, la fermata che non dorme mai. Un punto d'incontro tra chi corre, chi sogna e chi cerca solamente un posto dove stare. Ciao e benvenuti nel video delle location dei ragazzi dello zoo di Berlino. Yeah! Questo video è da tantissimo che volevo farlo, ma è stato molto difficile, ogni volta era come ricevere un pugno allo stomaco. È un tema delicato e pieno di dolore, quindi spero che riuscirete a vedere questo video e spero di riuscire a raccontare questa storia e queste location, questi luoghi con la giusta sensibilità che meritano. I luoghi presenti nel film dei ragazzi dello zoo di Berlino sono gli stessi del libro, quindi questo sarà un video location sia cinematografico che letterario. Prima di iniziare voglio ringraziare, chi mi ha ispirato per realizzare questo reel. Il reel è tour guidato di Berlin Combinat Tour. Se volete scoprire dal vivo il location di questo film vi consiglio di contattarli per il loro tour dedicato. Trovate il link qui sotto in descrizione. Eccoci ragazzi, questo è il punto da cui tutto parte. Allora era un simbolo, della disperazione giovanile della Berlino Ovest del dopoguerra. Adesso voglio vedere dentro, so che è rinnovata, però insomma voglio vedere cosa è cambiato, cosa non è cambiato. Alcuni tratti di questa stazione sono ancora riconoscibili, anche se oggi al centro c'è un ascensore e molti negozi e insegne sono cambiati. Fa un certo effetto trovarsi qui, è impossibile non pensare a tutti quei giovani della Berlino Ovest cresciuti in una città formalmente libera, ma geograficamente isolata dal resto del mondo. Un isolamento che ha lasciato un segno profondo sulla percezione della libertà, dell'identità e anche del futuro. I ragazzi dello zoo di Berlino sono, in fondo, figli di quella contraddizione. Di nuovo cantiere. Tutto chiuso, perfetto. Mi pare fosse proprio qui che venivano a prendere con la macchina il ragazzo di Cristiane. Da questo lato della stazione, sul retro, sono state girate alcune delle scene più crude del film, anche se, in realtà i ragazzi dello zoo di Berlino è tutto crudo dall'inizio alla fine. Qui all'epoca si ritrovavano davvero persone in situazioni difficili, spesso costretti a fare cose per sopravvivere. Non è una leggenda cinematografica, purtroppo. Rinnovata, sì, però devo essere sincera. Non lo so, mi lascia una sensazione strana addosso. Forse è la stessa sensazione per la quale ci ho messo così tanto tempo a fare questo video. Non lo so. Qui davanti a me, ragazzi, c'era il Sound. Il locale era proprio come quello che si vede nel film e descritto nel libro, al contrario della serie TV dei ragazzi dello zoo di Berlino, dove il Sound è rappresentato in maniera totalmente differente. Non so se gli interni siano davvero quelli del film, delle riprese. Se lo sapete fatemelo sapere nei commenti.
commerciale di fronte a me, adesso spunta il simbolo della Mercedes, eccolo. Vabbè, sicuramente vi ricordate nel film di questo grattacielo e questo centro commerciale, proprio per il suo simbolo della Mercedes in cima al tetto. Adesso proviamo ad entrare, È stato totalmente ristrutturato, quindi dubito fortemente di riuscire a trovare qualche scorcio presente nel film. Però noi ci proviamo, che non si sa mai. Eccoci. Allora, questo centro commerciale fu costruito tra il 1963 e il 1965. E come dicevo prima, oggi l'Europa Center è cambiato totalmente. Ecco qui l'ingresso, entriamo. Questo centro commerciale si trova davvero nello stesso edificio sormontato dal famoso simbolo della Mercedes. Ho provato a cercare alcuni punti riconoscibili, ma è cambiato praticamente tutto, anche il pavimento è diverso. L'unica cosa che ricorda un po' l'ambientazione originale sono alcuni corridoi stretti, ma per il resto oggi si trovano solo negozi moderni e anche molto carini. Difficile immaginare che tra queste pareti siano state girate alcune scene di questo film. In questa sequenza si sente la canzone di David Bowie, Heroes, una canzone che racconta tutto. E quella corsa dei ragazzi attraverso questi corridoi dell'Europa Center non è soltanto la fuga di un gruppo di giovani distrutti dalla droga o dalla solitudine, è la corsa di chiunque almeno una volta ha cercato un'uscita, un respiro, una possibilità. E qui, in questa zona, si trovano anche i famigerati bagni pubblici, quelli resi tristemente noti dal film. Fortunatamente oggi sono stati rimossi, non esistono più. Devo dire che la sensazione anche qui non è stata delle più serene, ma sono contenta di aver fatto questo tour. A livello storico e culturale, questi luoghi raccontano una parte importante della città e anche della sua memoria. La vicenda dei ragazzi dello Zoo di Berlino non è poi così lontana dalla nostra realtà. Sono fenomeni che colpiscono duramente la società. E ancora oggi è un richiamo urgente a parlare, ascoltare e prevenire, soprattutto a non banalizzare. Il video termina qui, un po' pesantino, lo so. Dietro i nuovi edifici rimane la traccia di chi ha vissuto qui. Spesso troppo giovane e troppo fragile. Io spero tanto il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!